Ma guarda un po' cosa ti caccio fuori oggi dalla mia biblioteca. Un libro che è una pietra miliare, un libro che ormai credo abbia più di una quindicina d'anni, quantomeno nella sua prima uscita, che è l'edizione inglese, che è anche la prima, quella su cui ho studiato io, e poi grazie all'impegno, alla determinazione e alle competenze di Sara Perini, che con tutte le amiche del Cerchio di Avalon italiano è stato anche poi tradotto in italiano. È Sacerdotessa di Avalon e Sacerdotessa della Dea di Kathy Jones. Un libro che ha creato un imprinting, un'ispirazione per tutta una serie di percorsi, un vero movimento mondiale che ha preso piede anche in Italia. È difficile parlare di questo libro in pochi minuti, non soltanto per la sua mole, non è un libro di poche pagine, ma proprio per il suo impatto, per i suoi contenuti e per quello che è l'approccio di Kathy Jones, che va assolutamente considerato. Questo libro ha fatto storia e ha fatto cultura ed è assolutamente un libro irrinunciabile, indipendentemente dalla tradizione che puoi seguire tu, proprio perché è quello che ha messo a fuoco l'inizio di questo movimento mondiale che poi ha dato vita a tutta una serie di templi moderni attuali, alcuni dei quali sono stati anche riconosciuti ufficialmente dai governi dei paesi d'origine, il primo dei quali appunto quello di Glastonbury Goddess Temple, nel cui spazio i matrimoni hanno anche valore legale, ad esempio. E tutto questo proprio grazie al lavoro di questa signora, di Kathy Jones, di una delle maestre più significative nella mia vita. E iniziamo proprio da uno dei punti che ha anche sollevato più critiche di questo libro. Questo libro non è una rievocazione storica. Parla di Avalon, ma ne parla totalmente in chiave attuale e infatti il sottotitolo è Un rinnovato sentiero spirituale per il XX secolo, cosa che è anche sottotitolo presente nella versione di Kathy, che come vedete è distrutta da quanto l'ho studiata e portata in giro. Infatti a Kathy è subito chiara una cosa. Per quanto ricerca lei abbia fatto, per quanto si sia tuffata in questo mondo, non ha scritto questo libro che era poco più di ventenne, e anche in forza di tutta la sua ricerca e il suo passato nel movimento femminista, lei è arrivata alla conclusione che tutto quello che era l'interezza, la complessità di quello che le antenate e gli antenati credevano, qual era il loro reale culto attorno a questa dea o attorno al mito dell'isola di Avalon, non è dato saperlo. Abbiamo dei frammenti, tra l'altro numerosi frammenti per quel che riguarda le isole britanniche, come si può vedere da questo e da altri suoi libri, però questo non significa che allora oggi sia tutto perduto. Quindi piuttosto che fare un revival inaccurato di quello che noi pensiamo che possa essere accaduto in tempi antichi, la grossa chiave di lettura su cui sono totalmente in sintonia è una spiritualità che sia significativa nel qui e nell'ora, per i nostri tempi, per i nostri luoghi, per la nostra epoca e soprattutto per risolvere i problemi e le difficoltà che sono quelli di oggi e non quelli di migliaia di anni fa, che probabilmente erano altri. Questo è lo spirito con cui affrontare questo libro e lo fa a ragione. C'è un grosso equivoco che anche si diffonde in correnti di spiritualità alternative, che è quella del mancare la consapevolezza di cosa comporti adottare un approccio di immanenza o quantomeno non di assoluta trascendenza del divino. Per cui se questa immanenza significa anche che la divinità, il processo di creazione riguarda anche noi, è dentro di noi, con tutta una serie di cose di cui mi occupo in Teosofia, questo significa che la risposta spirituale al mondo di oggi è possibile esattamente quanto degli antenati e delle antenate hanno dato una risposta spirituale per quello che era il mondo di allora. Proprio perché la divinità non è
in una dimensione altra, trascendente appunto, lontana dal creato, che trascende anche il nostro lavoro e la nostra natura umana. Proprio per questo motivo non stiamo parlando di religioni rivelate dall'alto, sotto dettatura e dogmatiche. È questo che va capito, altrimenti cadiamo in quello che chiamo agire il politeismo con le lenti del monoteismo. In questo caso la dea non è neanche ben, secondo me, racchiudibile nelle categorie monoteismo e politeismo, questo perché sono tutte categorie che vengono da quel tipo di forma mentis, dal pensiero delle separazioni, dal solito dualismo positivo che trovi ovunque imperante nel mio lavoro e che vogliamo superare. Inquadrata questa questione, che è di fondamentale importanza, allora possiamo inoltrarci nel libro, che non è privo di ricerca, ma riesce a prendere quei frammenti di mosaico, radicandoli, perché la Cathy Jones lo dice in un punto del libro, la spiritualità della dea è una spiritualità incarnata, quindi radicandola nell'esperienza di oggi e soprattutto altra proposta rivoluzionaria che lei ha diffuso in tutto il mondo, nella terra, nel posto dove viviamo. Ed è grazie a lei, grazie ai percorsi che noi abbiamo fatto con lei, ho il privilegio di essere stata una sua studentessa diretta, grazie a tutto questo ci ha insegnato a spostare gli occhi dalla dimensione dell'esotico come facevamo prima, giù, qui, attorno a noi, a casa. Ecco che questo libro si suddivide in 3 parti. Dopo una lunga introduzione fondamentale che mette giù un po' di questi concetti che ho appena spiegato e che spiega anche la ruota che lei ha ricomposto, direi più che creato, e sulla quale ci sono altri 2 testi suoi su cui prima o poi arriverò con le recensioni assolutamente fondamentali per capire bene. Si addentra alla suddivisione per 3 spirali. Ecco, tu sentirai probabilmente il termine spirale dappertutto, anche senza dare a lei credito. Io ci ritengo a citare le fonti. Citare le fonti è sinonimo di serietà della persona che fa ricerca, etica e onore nei confronti delle maestre, dei maestri, delle persone che in qualche modo, per qualche motivo ci hanno ispirato. Ecco, il termine spirale su un percorso proviene da lei. E questo deve esserle assolutamente riconosciuto. L'ho utilizzato io, lo sta utilizzando molta gente, non tutte dandole questo credito. E invece è proprio qui un'altra visione rivoluzionaria del suo approccio. Non è un ordine sacerdotale quello di Cathy Jones. Non si prendono i voti, come qualcuno dice in automatico, in buona fede per il linguaggio. È qualcos'altro che non svelo in tutto e che neanche il libro svela del tutto, perché mi raccomando, questo libro non sostituisce il percorso live a Glastonbury. Non basta leggere e studiarsi questo libro per poi insegnare l'approccio di Cathy Jones, però questo approccio fa capire, dà proprio un assaggio su quelle che sono le teorie ma anche le pratiche, perché è proprio un libro teorico e pratico al contempo. Quindi parlavamo delle 3 spirali. La prima spirale è quella che porta poi alla dedicazione come sorella e fratello di Avalon e che è un dettaglio stagione dopo stagione sulla ruota dell'anno secondo l'approccio di Cathy Jones. Una ruota dell'anno particolare che io amo, che adoro, che ho adottato come mia per molti motivi su cui non posso soffermarmi oggi, ma su cui magari farò un video più avanti. E che è fondamentale perché crea una cornice di linguaggio, di significati, di riferimento, di pratiche, di modi, di colori, di tutto, per tutti i passi successivi. Si ha troppa fretta oggi di arrivare al dunque. Il lavoro personale e anche di gruppo assume senso, assume colore, assume una dimensione nel momento in cui possiamo avere un significato comune. E il modello della ruota di Cathy di fatto è a tal punto adottato che ha permesso un qualcosa che probabilmente neanche Cathy immaginava, di comprendersi tra tradizioni, approcci anche internazionali, provengono da luoghi diversi del mondo, proprio perché hanno un pattern
comune, su cui poi si sono sviluppati anche concetti diversissimi, pratiche diversissime, ma che questo consente per esempio a me di viaggiare in Portogallo e di parlare la stessa lingua delle sorelle portoghesi, cosa che ho la fortuna di fare nel 2022. Fondamentale proprio per rendere onore a Katy è l'approccio non dogmatico della sua ruota. La sua ruota non è la verità, perché in un approccio immanente non esiste la verità, esiste una risposta umana, spirituale a una richiesta di spiritualità. E quindi quando andiamo a parlare della sua ruota è importante capire tutto ciò e capire che è una visione, che è uno strumento, e in quanto tale non c'è motivo, per esempio, di scannarsi se Rhiannon lei la mette nel sud-est mentre altre ruote la mettono nel nord-ovest. Non è nulla di tutto ciò, non è l'insegnamento di Katy. Katy ci insegna altro. Katy ha posto le basi proprio per andare a oltre queste categorie, a proposito di approcciare i paganesimi con l'ottica monoteista, ci ha proprio portato a queste categorie differenti, che è il grande tesoro di questo libro, più delle posizioni delle dee, delle ruote, più di come si chiama la Morgan che va ad est, più di tutto questo. Spogliamoci dal monoteismo. E siamo così pronte a curiosare sulla seconda spirale, di cui poi voglio leggere un pezzettino. La seconda spirale porta alla dedicazione come sacerdotessa della dea, e un percorso che in realtà Katy ci tiene molto a dire che non finisce lì, e come tale dovrebbe essere molto ben spiegato. Katy stessa adesso, dopo le 3 spirali, propone altri corsi per continuare la spirale di conoscenza. E questo è per far capire che non c'è nessuno che arriva in un paio di anni, semmai si comincia. Trovo questo pezzo molto significativo. Offriamo alla Dea tutti i nostri talenti, capacità, personalità e anima, in modo che possano essere levigati al suo servizio. Offriamo anche le nostre inibizioni, le nostre ansie, la nostra depressione, le nostre frustrazioni, la nostra negatività, la nostra solitudine, la nostra resistenza al cambiamento. Le offriamo. Così come tutti i sostegni e le dipendenze psicologiche e materiali che usiamo per evitare di provare sofferenza. Offriamo tutto ciò che in noi necessita di essere trasformato, così che possiamo servirla al meglio. Perché questo non è l'approccio New Age. Alla Dea non fa differenza cosa noi offriamo, è un po' come la terra. La terra riesce a filtrare, a trasformare ogni cosa. Questo deve essere un principio che ho fatto mio anche nella teosofia, che va assolutamente ribadito. Non ci sono emozioni positive o negative, non ci sono vibrazioni basse e non ci sono offese se tu offri la tua tristezza. Continua Katy. Una sacerdotessa della Dea è sempre in procinto di diventarlo. Definirci tali non è il punto di arrivo, ma significa segnare la tappa della nostra iniziazione a ciò che consideriamo sacerdozio per noi e per coloro che speriamo di servire. Come sacerdotesse apprendiamo, sviluppiamo, espandiamo e perfezioniamo ininterrottamente cosa significhi con esattezza esserlo. Questo sentiero spirituale è stato rivendicato, ricordato e rielaborato sulle basi di consapevolezza passate. Eppure riesce a essere veramente un nuovo cammino di servizio alla Dea per il XXI secolo. Il ruolo della sacerdotessa ha componenti sia pubbliche sia private. Non basta definirsi tale e tenere i doni della Dea per il proprio uso privato. Per quanto i suoi doni di sicuro crescerebbero le nostre vite, questo ruolo è principalmente un impegno pubblico, espresso attraverso le nostre variegate personalità, con tutte le nostre splendide qualità e anche con le nostre inadeguatezze. Il nostro scopo in quanto sacerdotesse è di agire a partire dalla natura della nostra anima con amore, gentilezza, compassione, chiarezza, intuito, saggezza, impulso e calma. Siamo sempre in viaggio per diventare complete e completi. L'ultima parte del libro è quella che si addentra sull'anno
che è un po' più corto degli altri. Gli altri durano un anno e invece il terzo anno dura 9 mesi, nel percorso proprio dedicato specificatamente ad Avalon, che è una cosa veramente unica, peculiare, e il libro dà solo una vaga idea di quello che è poi il percorso di persona che va esperito lì nel luogo sacro che è Glastonbury Avalon, per quello che la gente ha iniziato a portare come energia e quindi ha iniziato a riviverlo in quel modo lì. Ricordiamo che noi siamo co-creatrici e co-creatori, e quello che per noi assume grosso significato e che è in grado di portare enormi emozioni e cambiamento diventa poi reale. Su questo libro potrei parlarne per ore e probabilmente potrebbe essere una buona idea farlo in futuro. Se ancora non lo hai, spero di averti fatto venire curiosità e anche di aver portato un briciolo di chiarezza su quello che è l'approccio di Cathy Jones e del mondo che è riuscita a creare. Sacerdotessa di Avalon, sacerdotessa della Dea, un rinnovato sentiero spirituale per il XXI secolo. Cathy Jones, edito da Esther per la collana Altra Conoscenza.